Questo video è dedicato assolutamente a te, caro uomo, agli uomini, quindi gli errori che non devi assolutamente fare, vai di assolutamente, al tuo primo incontro. Ovviamente aspetto anche le donne nei commenti per confermare e dare forza, vigore a questi suggerimenti. Quindi sia che tu navighi sui 3500 7969 piattaforme per conoscere le persone online, sia che tu ti sia innamorato, caro uomo, della postina, quindi vi siete infinitamente smessaggiati su uno dei 3500 social, arriva il momento in cui devi uscire allo scoperto, devi uscire nel mondo fisico, perché è quello in cui ancora viaggiamo tutti. Quindi il primo suggerimento è questo: l'incontro, l'appuntamento. Una volta stabilito il posto dove andrete a mangiare fuori, la pizza, il ristorante, la trattoria, l'aperitivo, e ti suggerisco un posto tendenzialmente economico, perché in Italia ci sono, dove si mangia e si beve bene ancora spendendo poco. Ricordati questo particolare che non è assolutamente casuale. Il suggerimento è: se vivi in una piccola cittadina, in una città media di cui l'Italia è assolutamente tempestata, che è poi la caratteristica, e non sei così lontano dalla traiettoria della tua lei, tuo primo appuntamento con la tua nuova lei, il consiglio è di passarla a prendere. Ora, i motivi sono diversi. Prima di tutto la galanteria. Mamme, dove siete? La galanteria, questa sconosciuta, ma collegato alla galanteria, se la galanteria non rientra troppo nelle tue vene, questo suggerimento è basato su due punti fondamentali, cioè si divide proprio in due. Uno, se vi incontrate nel posto e la donna arriva in ritardo, cosa che succede nel 99% dei casi, eviterai quelle figure di aspettare, perché l'uomo di solito arriva in anticipo, di aspettare, poi magari becchi qualcuno che conosci fuori dal locale o trattoria che ti dice: ah, sei qui? E tu ti senti in imbarazzo e dici: no, sto aspettando un amico, sono qui per caso. Questo è un motivo. Per evitare questo, cioè che tu aspetti la tua lei, che nel momento in cui la chiami per avere conferma e sapere se va tutto bene, lei dice, qui ci hanno fatto 3500 film, vai di numeri questa sera, gioca i numeri, lei ti dice che è per strada, che è sul bus, che è appena uscita, che è appena entrata in macchina, quando magari è ancora davanti al suo armadio, che non sa che cosa metterci dei 3500 vestiti che ha, perché noi donne siamo così. Per evitare questo tu la passi a prendere sotto casa, e a meno che non sia la donna simile, sorella, parente della donna che andò a cena con Giacobazzi a Milano Marittima, ecco che lo fa aspettare ugualmente, in quel caso la donna si velocizza. Quindi punto della galanteria, il punto che non aspetti fuori dal locale, che poi magari ti rompi e ti nervosisci, e l'altro motivo è che non incontrarsi direttamente nel posto elimina moltissime ansie, moltissima adrenalina, quella che ti fa sudare freddo, perché se arriva tutti e due lì, non c'è stato un momento intermedio, ci si siede al ristorante o alla trattoria e ci si trova in imbarazzo. Se invece fate un pezzo insieme, o se vi trovate in un punto intermedio, se abiti in una città grande e magari non hai la macchina, quel pezzo dal punto intermedio alla destinazione finale rende tutto un po' più divertente, meno goffo, meno imbarazzante. Secondo suggerimento: la galanteria, che non ha nulla a che vedere con l'andare contro al movimento del femminismo, che su questo si potrebbe dire tutto e ancora tutto e di più di tutto, ma la galanteria e le buone maniere non tramontano, non sono in sconto. Quindi quando entrerete nel cinema, al ristorante, nel posto dove andate a fare l'aperitivo, tu gentilmente le apri la porta, non passi prima di lei e non metti lei in condizioni di aprirtela. Apri la porta tu,
non passare prima, fa il bravo, dai. Terzo suggerimento, la comunicazione, e quindi con questa persona con la quale sei a sedere di fronte a questa donna, di che cosa parli? Allora, non parlare delle tue ex. La persona che è davanti a te potrebbe essere una papabile nuova compagna o la compagna della tua vita, non è la tua amichetta di merenda e non è neanche una persona che conosci da molto tempo, quindi non ti sfogare come un fiume, perché qui perdi veramente moltissimissimi punti. E quando vedi che la donna comincia a diventare silenziosa oppure ordina al cameriere il 10° Moscow Mule o smetti di mangiare, questo denota, è un chiaro segnale che la donna è già partita per la sua tangente nel mettersi a confronto con la tua ex o le tue ex. Non lo fare. Benvenuto sul canale YouTube di Nobbe, il mondo invisibile, e in questo canale ti faccio scoprire, facciamo insieme questo viaggio per riuscire a sgamare subito dove sono le bugie, per riuscire a sgamare subito la strada o la direzione sbagliata quando le situazioni sono pericolose. Nei momenti in cui alzi la vibra, gira la ruota, giù il gettone, alza la vibra, diventi più sensitivo e diventi una sorta di radar, nasi benissimo le persone che sono pericolose, le persone che non sono sincere con te, che quindi non rendono la tua vita proprio fluida, ma non quel genere di fluido. Riesci a scegliere la direzione più giusta per te, riesci a scegliere le persone più giuste da avere vicino, riesci a scegliere che tipo di persona scegliere a un appuntamento, se continui a vederla o meno, riesci a scegliere il meglio per te, perché tutto questo è possibile alzando semplicemente la tua vibras. Quando alzi la tua vibras, la tua vibrazione, non sei più nelle emozioni basse, quello dello sparlare, quello del negativismo, quello di fare sempre le scelte sbagliate. Aumentando la tua consapevolezza, e questo può venire in moltissimi modi, e qui sul canale trovi diversi video, riesci a discernere, riesci a diventare più sensitivo, stai sulle vibrazioni alte e la vita diventa veramente molto più facile, ti salvi sotto tutti i punti di vista. Quarto suggerimento, essere divertente. E tu dirai sì, ma se essere divertente, essere ironico, essere allegro non è nelle mie corde. Ecco, non è che ti devi stravolgere completamente, ma non tirare fuori sicuramente la parte tua noiosa, non tirare fuori le paranoie. Ti posso assicurare che la bellezza conta fino a un certo punto, anzi molto spesso conta veramente molto poco, e per una donna, se tu riesci a farla ridere, hai già conquistato 3/4 del suo cuore. Come si fa a ridere? Oggi come oggi si potrebbe benissimo ridere anche leggendo semplicemente un menù o raccontandosi piccole cose che sono successe, le sfighe quotidiane, ma con l'ironia che sono successe durante l'arco della giornata. Sii divertente, no noioso. Argomenti che sono assolutamente bannati per essere divertente sono: non parlare di lavoro, non parlare dei problemi di soldi anche se ce li hai, non parlare di lavoro anche se hai problemi di lavoro, non parlare dei tuoi colleghi che sono pallosi, noiosi, più cattivi del mondo, non parlare dei problemi, anzi magari chiedile qual è la cosa più divertente che ha fatto nella sua vita, o chiedile qual è la cosa che l'ha imbarazzata di più ma che allo stesso tempo l'ha fatta divertire. Suggerimento numero 5, il conto. Questo sconosciuto cameriere, il conto, la modernità, la moda è quella che si divide il conto. Ora, ti ricordi quando ti ho dato il suggerimento di non scegliere un posto caro, ma di scegliere un posto economico, un posto dove magari vai normalmente tu? Quindi è vero che c'è la parità dei sessi, qui torniamo al femminismo, è vero che uno può avere problemi economici e va benissimo, ma se
non esci tutte le sere a mangiare fuori e se non ti dai alla pasta vita tutte le sere, puoi permetterti di offrire il pranzo o la cena o la merenda, a seconda dell'orario in cui vi siete incontrati, a questa tua nuova lei che hai davanti. Ora, se sei di quelli che ogni sera esce con una persona diversa, questo non si può fare. Ma se non hai scelto un posto carissimo, se pensi di potertelo permettere, magari fai meno di qualcos'altro, pagare il conto all'uomo è un grandissimo gesto di altruismo. Poi tu potrai dire, vabbè, ma la donna è abituata a questo, magari la donna è uscita apposta perché vuole che io le paghi la cena o il pranzo. Ti posso assicurare che in questo momento storico tutto quello che è storto, che non è retto, che è approfittatore, torna assolutamente indietro al mittente, quindi stai sereno. Non te lo puoi permettere perché hai un mutuo da pagare, perché sei in bolletta, perché hai fatto dei debiti, bene, si divide e tu puoi fare la galanteria magari di pagare il vino oppure di pagare i dolci tu, oppure se non sei neanche in queste condizioni, quello che fai è quando uscite, a seconda della stagione, passate davanti a una pasticceria, gelateria, ti fermi e le offri un gelato o le offri un pacco di patatine, un frullato, perché il pacco di patatine è veramente molto grezzo, un bellissimo frullato o frappè. Fai il tuo gesto, non fare il rabbighino, perché alla donna l'uomo rabbighino non piace, soprattutto perché esiste una corrispondenza. Se sei egoista in verticale, quindi con i soldi, sarai anche egoista in orizzontale e questo molte donne lo sanno, magari non lo sai tu uomo, ma le donne lo sanno. L'ultimo punto, il più difficile. Al primo appuntamento, a meno che tu appunto non sia uno di quelli che è abituato a tirare giù la cerniera e a infilare, perché non sei interessato in realtà a conoscere una persona nuova, ma sei interessato semplicemente a sfogare, a svuotare. Non, il suggerimento, non la baciare e non tirare fuori niente, non tirare fuori il pippero. Prima di uscire dal ristorante, cinema, pizzeria, trattoria, whatever, vai in bagno, sospiri, ti rinfreschi e quando esci non hai nessun pensiero spinto, ma non perché qui sul canale di Nob siamo puritani, perché si azzera tutto, perché non riesci in realtà a scoprire la persona realmente com'è, perché non si crea il frizzy, non si crea la curiosità, non si crea, no, l'aspettativa, la suspense, il brio, il frizzy, quello tipo le luccioline di Trilli, hai presente? Quindi cerniera su, cintura bella stretta e non la baci e non fai nient'altro. Poi il tuo dubbio, la tua domanda, la tua osservazione può essere sì, ma invece lei mi voleva saltare addosso. Bene, in ogni caso, se non è quello che vuoi tu, perché tu stai cercando qualcosa di diverso, non di una botte via, perché è molto difficile che le botte via, le notti brave si possano trasformare in qualcos'altro. Può succedere, ma sono casi veramente isolati. Se lei ti salta addosso, non è quello che vuoi tu stai eretto, ferreo, e vedrai che lei, se è giusta, si ricorderà benissimo di te. Se invece è di quelle che non sono giuste, non sono erette, che sparlerà, ma come ho detto prima, il boomerang torna assolutissimamente indietro al mittente. Questi sono i suggerimenti per tutti gli uomini che si trovano nella situazione di dover uscire là fuori nel mondo fisico con una nuova persona, con una nuova lei, che potrebbe diventare, e perché no, la tua nuova compagna. Questo video nasce proprio dal fatto che appartengo al mondo femminile, sono sempre stata, proprio perché appartengo al mondo femminile, circondata da donne, e quindi per la mia esperienza personale, per
la conoscenza di come gira il mondo femminile, questi sono i suggerimenti che ti do. Spero che il video ti sia piaciuto, spero che sia stato interessante, che ti abbia fatto fare qualche nuovo click. Ovviamente se lo reputi interessante puoi condividere il video, ti puoi iscrivere al channel così facciamo vedere a YouTube che è un video abbastanza interessante, e ti aspetto nei commenti. L'ultimo suggerimento: non ti vestire, e questo non è casuale, in una maniera completamente diversa, quindi non strafare da quello che tu fai normalmente. Questo l'ho messo proprio apposta perché in passato ero soprannominata la ragazza dei cappelli Jamiroquai, perché ero innamorata dei cappelli e li avevo sempre quando uscivo, quindi non osare mettendo qualcosa che non rientra nel tuo essere, come io per esempio. Questo, se dovessi uscire con un uomo per la prima volta, probabilmente, anzi sicuramente me lo metterei. Sii te stesso, perché la donna dall'altra parte, che può sembrare incoglionita, che può sembrare distratta, nota tutto, non bruciarti la tua opportunità.